Ok, immaginate di avere 30 milioni di dollari, li potete spendere per fare un film. Avete poi a disposizione due premi Oscar, Kevin Spacey e Christopher Walken. Avete il regista della trilogia di Men in Black. Avete anche un'attrice come Jennifer Garner. E con tutti questi ingredienti cosa fate? Un film su un gatto. Un film su un gatto che doveva essere una commedia sofisticata alla Woody Allen e che invece è diventato un family movie diretto poi da un uomo che odia i gatti. But a cat doesn't care if you live or die, as long as someone gives it Friskies twice a day. Con 5 sceneggiatori, un gatto in CGI che poi non sembra avere le ossa. Benvenuti nella storia di Una vita da gatto, o in originale Nine Lives. Un film del 2016 che ha il 14% su Rotten Tomatoes e che ha fatto letteralmente la metà degli incassi di Suicide Squad, che uscì poi lo stesso giorno di questo film ed era comunque considerato un disastro. Eppure, in qualche modo, questo film esiste. Ma la cosa interessante di Una vita da gatto non è tanto il film in sé, che come vedremo però ha una struttura molto strana e andremo a capire perché, ma è piuttosto curioso capire come è nato e quindi come la sua storia produttiva abbia poi tirato fuori un film che non è né una cosa né un'altra, perché ci ritroviamo ad avere un film in cui un figlio dice al padre che è in coma, che sta per suicidarsi. So I'm gonna take my first jump. And my last jump. E poi nello stesso film ritroviamo scene assurde con un gatto che salta a destra e a sinistra, piscia nelle borse della ex moglie del protagonista. Robe assurde. È un misto di un film che non sa cosa vuole essere. E la cosa curiosa è perché questo film non sa cosa vuole essere. Quindi andiamo a vedere come diamine è nato. Oggi facciamo l'autopsia di un disastro produttivo. Vi racconto la trama, vi racconto il dietro le quinte e proviamo a capire insieme come si fa a partire da quella che è in realtà un'idea sofisticata e arrivare a un gatto in CGI che si ubriaca con lo scotch. Vi avviso, ovviamente ci saranno spoiler su tutto il film. Non che sia necessariamente un problema visto il tipo di film, però ecco, se siete un po' sensibili a questo, recuperatelo prima e poi tornate qui. La storia di questo film comincia nel 2014 e comincia in realtà molto bene, in un modo che nessuno si aspetterebbe. L'idea originale arriva da Christophe Lambert, che altro non è che il CEO di Europa Corp, la casa di produzione francese di Luc Besson. E Luc Besson non è certo un tipo a caso. Lambert ha un'idea, vuole fare un film su un uomo d'affari che finisce nel corpo di un gatto. Ma attenzione, non vuole un film per bambini, bensì vuole un film per adulti, sofisticato, introspettivo, un po' alla Woody Allen. Ma soprattutto nel film che lui vuole il gatto non parla, non si sentono i pensieri dell'uomo dentro il gatto, niente voce, niente fuoricampo, niente battute feline. You, in the horrible green jacket! What are you doing in there? The nightmare continues. Ma soltanto un uomo intrappolato in un corpo che però non può usare per comunicare. Mette su due sceneggiatori, Matt Allen e Caleb Wilson, che vengono incaricati di scrivere questa roba. E per quanto assurdo possa sembrare il concetto, loro ci si mettono d'impegno e scrivono un draft adulto, una commedia nera in cui il gatto non è un espediente comico, ma un dispositivo narrativo per costringere un uomo a osservare la propria famiglia senza però poter intervenire. Una specie di purgatorio domestico con le zampe. Loro stessi hanno poi detto di essere orgogliosi di quello che hanno scritto. Poi però succede quello che succede sempre a Hollywood. Cambia il management. Arriva quindi una nuova executive alla divisione americana di Europa Corp. Lei legge la sceneggiatura e chiede: ma quindi è un film sul gatto parlante? E al che Allen e Wilson gli dicono: no, guarda, il gatto non parla mai e nemmeno senti i pensieri dell'uomo al suo interno. Quindi la nuova executive non sa letteralmente che farsene di questo film. Ha tra le mani una commedia sofisticata su un uomo che diventa un gatto, senza però che il gatto parli. E quindi dal suo punto di vista questo film è invendibile. Perciò cosa fanno? Portano altri sceneggiatori al progetto, Ben Schifrin e Dan Antoniazzi, che riscrivono tutto, trasformandolo in un family film. Nailed it! Poi si unisce anche Gwyn Lurie per un'ulteriore revisione. Quindi 5 sceneggiatori, 3 fasi di scrittura diverse, per un film su un gatto.
E il risultato è quello che insomma ci possiamo aspettare quando prendi un'idea sofisticata e la forzi a diventare qualcosa che di fatto non è. E quindi otteniamo un film che non ha né carne né pesce. Troppo adulto per i bambini, troppo stupido per gli adulti. Ma aspettate, perché non abbiamo ancora parlato del regista. Barry Sonnenfeld, l'uomo dietro Men in Black, dietro la famiglia Addams e anche tristemente dietro Wild Wild West, uno dei peggiori blockbuster degli anni 90. Sonnenfeld era già in un periodo complicato della carriera quando ha accettato di fare questo film. Ma il dettaglio migliore, forse più interessante, è un altro, e cioè che Barry Sonnenfeld odia i gatti, lo ha detto apertamente nelle interviste. E anche Mark Consuelos, l'attore che interpreta il cattivo in questo film, è allergico ai gatti. Quindi ricapitoliamo un attimo, un film sui gatti, basato su un'idea sofisticata che è stata annacquata da 5 sceneggiatori, diretto poi da un uomo che odia i gatti, con un antagonista allergico. Cosa potrebbe mai andare storto? Prima di entrare nel film vero e proprio, devo farvi un parallelo che è troppo bello per non essere raccontato. Perché Kevin Spacey non è certo il primo premio Oscar a ritrovarsi intrappolato in un film su un gatto per ragioni misteriose. Il primo fu Bill Murray con Garfield nel 2004. Murray accettò di doppiare Garfield senza nemmeno leggere la sceneggiatura. Ma perché? Beh, semplicemente perché vide il nome dello sceneggiatore, Joel Cohen, e Murray pensò che fosse Joel Cohen, dei fratelli Cohen, quelli di Fargo, quelli del Grande Lebowski, quelli de Non è un paese per vecchi. Quindi lui si disse: se c'è un Cohen dietro, io lo faccio, deve essere una roba buona. Non lesse una pagina di sceneggiatura e firmò, solo che chiaramente quello non era Joel Cohen dei fratelli Cohen, era un altro Joel Cohen, con la H nel cognome, uno sceneggiatore di film per famiglie. E quando Murray se ne accorse era ormai troppo tardi e si ritrovò in studio a registrare battute per un altro gatto in CGI e a chiedersi: ma che diamine aveva in testa Cohen? Finché qualcuno poi arrivò e gli spiegò che non era quel Cohen che pensava lui. Il bello è che poi ha fatto anche sequel. Piccola chicca, nel film Zombieland, quando gli chiedono se ha dei rimpianti, perché nel film Zombieland c'è Bill Murray che interpreta se stesso, lui risponde proprio: So do you have any regrets? Garfield, maybe? Con Una vita da gatto, la dinamica è sospettosamente simile. La teoria più diffusa è che Kevin Spacey abbia firmato quando il progetto era ancora nella sua versione sofisticata, quella quindi alla Woody Allen. E quando il film è poi diventato un family movie col gatto parlante, il contratto era ormai già firmato. Di fatto Spacey non ha fatto promozione per il film, non si è presentato alla premiere. Il suo corpo nel film è in coma per metà della durata. Il grosso del lavoro era soltanto il doppiaggio. Potrebbe quasi aver registrato tutto dal divano di casa, senza nemmeno andare in studio. Ciò nonostante, il suo doppiaggio del gatto è qualcosa che veramente funziona bene. Pensiamo alla sua battuta quando si risveglia nel corpo del gatto, quel seriously che dice. Seriously? Non sembra tanto una battuta scritta, quanto più un commento spontaneo sulla sua situazione professionale. Come a dire: ma che cavolo sto facendo? Ma c'è poi un altro aspetto di questa maledizione, che è più pratico. I gatti al cinema non funzionano, ma non nel senso che non piacciono al pubblico, ma nel senso letterale che non collaborano. Un cane sì, lo puoi addestrare, gli dici seduto e si siede, gli dici salta e salta. Per questo i film con i cani hanno un po' una lunga tradizione. Lassie, Beethoven, Shaggy Dog, Chico. I cani fanno quello che gli chiedi. I gatti no, non prendono ordini. Difficilmente li convinci a fare trick su comando, ma non perché magari non lo capiscono, ma semplicemente perché si rifiutano di farlo. Vi faccio un esempio. Questo esserino qua, no? Mi sale sempre sul tavolo e io gli dico scendi. Lei capisce che deve scendere, mi risponde ogni volta, ma non scende. Io dici 2 volte, 3 volte, poi alla terza magari scende, però lo fa lamentandosi, proprio come se ti dice vaffanculo. E adesso mi sta uccidendo la mano perché stava dormendo. Insomma, i gatti se ne stanno lì e ti guardano con disprezzo, si rifiutano di fare quello che vuoi, ma perché glielo chiedi? Loro fanno quello che vogliono. E nel behind the scenes di Nine Lives questo è evidente. Non riuscivano a far fare niente al gatto vero. Tutto ciò che Mr. Fuzzy Pants deve fare nel film, che sia minimamente interessante, richiedeva la CGI. E qui arriviamo a un grosso problema. La CGI di questo film è oggettivamente orribile. Il gatto fatto in computer grafica si muove come se non avesse ossa. Non si sono neanche impegnati a creare delle movenze quantomeno verosimili. È un noodle peloso che fluttua nello spazio, scivola sulle superfici, si piega in modi innaturali e poi ha espressioni facciali che sembrano uscite da un incubo. Considerate che siamo nel 2016, lo stesso anno di Jungle Book della Disney, dove gli animali CGI erano
fotorealistici quasi. Qui il budget poi era 30 milioni. Pensate al film District 9, che ne costò altrettanti ed è visivamente splendido. Invece metà di Nine Lives è letteralmente B-roll di un gatto vero che cammina in giro per casa senza fare nulla, inframmezzato da un gatto digitale che sembra fatto con un programma gratuito. E la differenza tra il gatto vero e il gatto finto in scena, cavolo, te ne accorgi subito quando c'è il cambio. Ma adesso entriamo nel film vero e proprio. Il nostro protagonista, Tom Brand, interpretato da un buon Kevin Spacey, che nonostante tutto, cioè secondo me si è impegnato tanto nel film perché la sua parte rende tantissimo. Già fin dalla prima scena e dalle prime battute che dice, lo inquadri subito nel personaggio, capisci già tutto. I'm supposed to remind you Laura's left 2 messages. Why is she calling? Because she's your wife. Ma questo ovviamente è un qualcosa che un grande attore ti fa, quasi senza neanche impegnarsi troppo. Lui è un miliardario di New York. La sua azienda Firebrand sta costruendo il grattacielo più alto del Nord America e Tom è ossessionato dal fatto che un'azienda di Chicago stia costruendo un edificio che potrebbe essere più alto del suo. Questa è letteralmente la posta in gioco del film. Non il fallimento dell'azienda, non i posti di lavoro dei dipendenti, ma quanto è alto il mio palazzo. Quindi qua capiamo già un po' il livello. Tom ha poi una seconda moglie, Lara, interpretata dalla buona Jennifer Garner. Ha una figlia di 11 anni, Rebecca, e ha un figlio adulto dal primo matrimonio chiamato David, che lavora nell'azienda e che cerca disperatamente l'approvazione del padre. Poi chiaramente abbiamo l'ex moglie Madison, interpretata da Cheryl Hines. What? I set a place for Tom. Well, that's a weird habit. It's not like he's usually here for dinner. Che ogni volta che appare lancia una battuta velenosa che è 10 volte più divertente di qualsiasi cosa faccia il gatto, ma è anche spesso fuori contesto rispetto a quello che poi il film vuole essere, cioè un film per famiglie, per bambini. C'è un momento in cui commenta sarcasticamente il fatto che Tom l'ha lasciata per una più giovane e lo fa con una naturalezza che ti fa pensare, ma perché il film non tratta questo? When Tom and I divorced, he got the younger model. I'm blushing. If he loses you, it's jailbait. Rebecca comunque vuole un gatto per il compleanno. Tom odia i gatti, ma decide comunque di comprargliene uno. Il GPS lo porta in un negozio misterioso gestito dal buon Christopher Walken, che interpreta qui Felix Perkins. Anche se io direi che letteralmente Christopher Walken qui sta semplicemente facendo Christopher Walken, un personaggio eccentrico, enigmatico, che dice frasi come You don't pick a cat, the cat picks you. Tom compra quindi qui il gatto chiamato Mr. Fuzzy Pants, che a quanto gli dice Christopher ha usato già 7 delle sue 9 vite. Poi sale sul tetto del suo grattacielo per litigare con Ian Cox, il suo manager ambizioso interpretato abbiamo detto da Mark Consuelos. Un fulmine colpisce l'antenna, Tom vola giù dal palazzo, finisce in coma e la sua coscienza finisce nel corpo del gatto. Insomma, tutto in regola, no? Cose da tutti i giorni. Ora però se sentite questa trama e vi suona un po' familiare è perché altro non è che una lista della spesa dei cliché. Padre ossessionato dal lavoro, che si dimentica del compleanno della figlia, che trascura il coniuge, un evento soprannaturale che gli deve insegnare una lezione, un cattivo aziendale che vuole rubare l'azienda, un figlio che vuole l'approvazione del padre, un lieto fine dove tutto si risolve. Insomma, tutti elementi palesemente cliché. Tutte cose già raccontate decine e decine di volte in decine di film family degli anni 90. Dagli anni 90 in poi. E Nine Lives non aggiunge assolutamente nulla di nuovo a questo. Però il problema non sono tanto i cliché, perché possono anche funzionare se eseguiti bene. Il problema è che questo film non sa per chi è fatto. Ed è qui che si sente il Frankenstein produttivo. Le cuciture tra la versione adulta e quella per famiglie. Pensateci un attimo. Il 75% del film sono riunioni aziendali, discussioni su grattacieli, intrighi societari, tentativi di vendita dell'azienda, roba che nessun bambino al mondo vuole guardare. I bambini saranno durante le proiezioni di queste scene, ma si saranno annoiati a morte. Poi, infilate in mezzo a queste scene di, diciamo, thriller aziendale di serie B, ci sono le gag col gatto. Il gatto che prova ad aprire un armadietto di liquori e si ubriaca, beve dello scotch da un posacenere e poi alla mattina si risveglia con i postumi della sbornia. Insomma, un gatto quindi alcolizzato in un film per bambini. E a proposito, l'alcol è tossico per i gatti, può essere fatale. Però questo è un dettaglio che evidentemente nessuno dei 5 sceneggiatori ha pensato di verificare. O magari lo sapevano e hanno detto vabbè, a sto punto che cazzo ce ne frega. Poi abbiamo Rebecca, ha 11 anni, ma parla come se ne avesse 5. Quando il padre è in coma, la madre le dice che papà ha solo bisogno di riposare. E Rebecca ci crede con un sorriso enorme per tutto il film. Che cavolo? That it's gonna be okay. Dad's been working so hard. He just needs extra sleep.
Ha 11 anni, nel 2016, in un'epoca in cui gli undicenni hanno lo smartphone e sanno cos'è un coma. Questo personaggio è stato scritto per una bambina di 5 anni e poi quando hanno fatto il casting hanno preso un'attrice di 11 e non hanno cambiato una sola battuta. Il risultato è straniante, una ragazzina che sembra vivere in una realtà parallela dove i padri fanno la nanna e i gatti ballano sui tuoi piedi. In mezzo poi a tutto questo disastro c'è una presenza che funziona, quasi per inerzia possiamo dire, ed è il buon Christopher Walken. It's not enough to say you love someone. You have to show it. Sometimes love means sacrifice. Qui voglio aprire una piccolissima parentesi, perché si collega a un film di cui abbiamo già parlato su questo canale. E sto parlando di Click, il film del 2006 con Adam Sandler. Lì, in quel film, Walker interpreta Morty, che è sempre un personaggio eccentrico e misterioso, che in Click gestisce il reparto Beyond di un negozio. Un posto strano, quasi magico. Dà al protagonista un oggetto magico, un telecomando universale che gli cambia la vita e lo costringe a rivalutare il rapporto con la sua famiglia, e alla fine si scopre che Morty altro non era che l'angelo della morte. Walken ha detto che quando ha letto quella sceneggiatura ha deciso di interpretare Morty come se fosse lo stesso personaggio dell'arcangelo Gabriele, una sorta di guida soprannaturale gentile ma implacabile, che ti dà una lezione che non hai chiesto. The angel, Michael. The angel of death. Adesso, guardando Nine Lives, Felix Perkins è letteralmente la stessa cosa. Un personaggio, abbiamo detto, eccentrico, misterioso, che gestisce un negozio strano, quasi magico, pieno di gatti. Dà al protagonista un gatto, l'oggetto magico, che gli cambia la vita e lo costringe a rivalutare il rapporto con la sua famiglia. È la stessa cosa. Anche qui parla in maniera enigmatica, dice cose come a volte amare significa sacrificarsi, e alla fine del film trasforma il cattivo in un gatto come punizione. Stesso attore, stesso archetipo esatto, a 10 anni di distanza. È come se Walken avesse un ruolo fisso nel multiverso dei film, il tizio inquietante del negozio magico che ti insegna il valore della vita. La differenza però è che Click, nonostante sia un film di Adam Sandler con tutte le sue stupidate, ha un cuore emotivo vero. È un film che almeno a me riesce sempre a commuovere tanto, nonostante se tu lo inizi a guardare non sembra per niente quel tipo di film. Comunque Nine Lives non ha nulla di tutto questo cuore emotivo che invece Click ha, ed è un po' un peccato. Felix Perkins altro non è che un Morty svuotato, dice le stesse cose, fa lo stesso lavoro, ma il film intorno a lui è così piatto che la lezione non arriva mai. È come mettere un buon attore in una sceneggiatura che non gli dà niente con cui lavorare, e quindi Walken fa Walken. E comunque tanto basta a renderlo il personaggio più interessante sullo schermo, ma non perché il film lo usa bene, semplicemente perché Walken è Walken. E arriviamo adesso al finale, dove Una vita da gatto smette di essere un film mediocre e diventa una cosa genuinamente surreale. Preparatevi un attimo. David, il figlio di Tom, scopre che Ian Cox sta per vendere l'azienda. Prova a fermare la vendita, ma Ian lo fa buttare fuori dall'edificio. David va quindi dalla madre, trova nei documenti del divorzio la prova che lui controlla il 51% delle azioni dell'azienda. Ora io vorrei sapere quanti bambini vedendo questa cosa nel film la capiscono, ma quasi che manco un adulto arriva a capire che significa. Comunque il nostro David non riesce ad entrare alla conferenza stampa dove si sta annunciando la vendita, così decide di fare un salto, saltare dal tetto del grattacielo, esattamente come il padre aveva fatto ad inizio film, e lui si era rifiutato per paura. Quindi avete capito bene, in un film per famiglie, con i gatti, il figlio del protagonista decide di buttarsi da un palazzo, va quindi dal padre in coma, gli dice farò il mio primo e ultimo salto, proprio come volevi tu, quindi sembra che voglia suicidarsi. Tom gatto lo sente e capisce che suo figlio sta per suicidarsi, e quindi deve scegliere restare con Rebecca, che sta per scoprire che lui è il gatto e quindi avere una possibilità di tornare nel suo corpo, oppure inseguire David e salvarlo, Love means sacrifice. rinunciando però per sempre alla sua forma umana. Tom sceglie di salvare il figlio, quindi corre al grattacielo, ma l'edificio è chiuso. Le guardie di sicurezza lo trovano e in un momento che è stato scritto probabilmente da qualcuno che evidentemente odia gli animali, decidono che sarebbe stato divertente sparare col taser sul gatto, cosa che ovviamente in scena non succede però perché il gatto è più furbo. Ricordiamo però che siamo comunque in un film per bambini e questi vogliono sparare col taser a un gatto, che però in realtà ci può anche stare. Felix Perkins arriva giusto in tempo per salvarlo, proprio nel momento in cui una delle guardie di Ian Cox lo stava per buttare in un bidone dell'immondizia. Thank goodness you found him. That thing is yours? It's Mr. Fuzzy Pants.
Cioè questo ha preso il gatto, l'ha messo in una busta e lo stava buttando in un film per bambini. Comunque il nostro buon Felix arriva in tempo e aiuta il nostro protagonista a salire sul tetto. David quindi salta e Tom, nel corpo del gatto, afferra una corda con la bocca e salta dietro di lui. Si guardano, cadono insieme, la corda però finisce. E poi David apre un paracadute, atterra in mezzo alla conferenza stampa, tira fuori i documenti e blocca la vendita. Il gatto però non ha il paracadute, cade e in teoria muore. Ma Mr. Fuzzy Pants aveva ancora una vita rimasta, quindi è vivo, e nel momento in cui il gatto muore, Tom si risveglia dal coma, si riunisce alla famiglia e quindi Rebecca adesso ha il padre e poi poco dopo avrà anche il gatto. Tutti felici, ma il cattivo Ian Cox scappa. Christopher Walken lo avverte di non attraversare la strada, Ian lo ignora così come faceva anche Tom, viene investito da un'auto, finisce in coma e la sua coscienza va in un gatto. Fine del film. Questo è quello che è successo in un film per bambini sui gatti. Rileggete un attimo quello che ho appena detto, suicidio, buttarsi da un palazzo, guardie che vogliono elettrocutare un animale, morte del gatto, investimento con l'auto, in un film con rating PG, pensato per le famiglie. Letteralmente le cuciture della versione originale, quindi quella dark comedy alla Woody Allen, sono tutte qui. Hanno tolto la sofisticazione, hanno aggiunto il gatto parlante e lo slapstick, hanno però lasciato dentro i pezzi più scuri, perché erano importanti per la trama. In teoria. I know we can't replace Fuzzy Pants, but we were wondering. If you have any dogs. No. Il risultato è quindi un film che in 20 minuti passa dal gatto che si ubriaca con lo scotch a un ragazzo che si butta da un palazzo, un capolavoro di incoerenza tonale. Dopo tutto questo, quindi, la domanda è: Nine Lives è un film talmente brutto da diventare divertente? Uno di quei film che guardi con gli amici e ridi per tutta la sua durata? La risposta onesta è sì e no, probabilmente no, e vi spiego perché. Per essere un cult del brutto, un film deve essere memorabile, come The Room, come Troll 2. Hanno scene iconiche, battute che citi con gli amici, momenti talmente assurdi che ti rimangono impressi. Nine Lives al finale, sì, che è folle. Alex Moye che tira quelle frecciatine spettacolari. Ha poi Spacey nel gatto che si ubriaca, sì, è stupido, fa ridere. Ma tutto il resto, cosa sono? Riunioni aziendali, intrighi societari, Jennifer Garner che parla al telefono. Scene genuinamente poco interessanti in questo film. Non sono né divertenti volontariamente, ma neanche troppo interessanti. Per la maggior parte della sua durata, Nine Lives non è abbastanza brutto da far ridere. È semplicemente un film mediocre. Ed è la mediocrità, non la bruttezza, che rende un film dimenticabile. Fuzzy Pants. So that's a no on the dog then. Quindi probabilmente questo è un film che nessuno di voi si ricordava. Non diventerà mai forse un meme, non diventerà mai un rito di condivisione tra amici. Finirà in quel limbo di film che trovi scrollando su Netflix alle 3 di notte che forse decidi di vedere. Eppure il paradosso è proprio il fatto che esista questo film. Un film nato come un'idea sofisticata massacrato da 5 sceneggiatori, diretto da un uomo che abbiamo detto odiare il protagonista del film, il gatto, interpretato da attori che preferirebbero essere praticamente ovunque tranne che lì. Uscito poi lo stesso giorno di Suicide Squad, con un finale che include il tentativo di suicidio di un gatto. Come ha detto un critico: non voglio vedere il film, voglio vedere il documentario su come hanno fatto il film. Ecco, quello sì che sarebbe stato probabilmente un capolavoro. Quindi io vi lascio con la domanda: Nine Lives è così brutto da essere bello o è così noioso da essere niente? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. E se vuoi capire come si fa a prendere la stessa formula, lo stesso Christopher Walken, lo stesso concetto del personaggio misterioso che ti insegna il valore della famiglia e farlo funzionare, c'è il mio video su Click. Là la lezione arriva. Qui invece si è persa da qualche parte tra il quinto sceneggiatore e il gatto digitale senza ossa. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi, video saggi, opinioni, discussioni, racconti di film e serie TV, sei sul canale giusto, quindi ti invito a iscriverti per non perderti i prossimi. Se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il video, e per qualsiasi cosa qui sotto nei commenti possiamo parlare. Io ti saluto e ci vediamo al prossimo.